Ciao a tutti amici di Vanilla! Oggi vi racconto una fiaba antica, una fiaba dimenticata, che un po' ci fa intuire il mondo dell'Europa di un tempo. Fa parte della prima raccolta dei fratelli Grimm, quelle Fiabe del Focolare, che è un'opera importantissima da parte dei due linguisti tedeschi, composta fra il 1812 e il 1815. Faccio una parentesi riguardo questa storia che pensiamo di conoscere tutti. I Grimm sono celebri appunto come fratelli, ma è solo la prima edizione delle fiabe ad essere stata trattata da entrambi. Jacob e Wilhelm, entrambi linguisti, curano insieme solo il primo volume perché Jacob ha un approccio scientifico al lavoro, vuole tradurre in testo quello che gli anziani di paese raccontano ai bambini con la tradizione orale. Wilhelm invece è quello più poetico, preferisce edulcorare le fiabe per i bambini che le leggono. Alla fine è proprio Wilhelm a lavorare alle fiabe del Focolare fino alla morte, il che porterà l'ultima edizione del libro ad essere totalmente diversa rispetto alla prima, con finali felici e storie più digeribili, una scelta che ha reso quei racconti tanto celebri in tutto il mondo. Oggi però vediamo una storia da quella prima edizione, che era davvero un pugno nello stomaco, da tanto era cruda. Ora io potrei tentare di pronunciare il nome della fiaba in tedesco, ma risulterei solo ridicolo, quindi ve lo leggo in italiano e vi lascio il testo qui sotto. Come i bambini giocano a fare i macellai, oppure il bambino che giocò a fare il macellaio. La fiaba non è mai arrivata in Italia, ad esempio non la trovate nell'elenco delle fiabe dei Grimm nel Wikipedia italiano dedicato al primo volume, ma la trovate nell'elenco della versione tedesca dell'enciclopedia. Insomma, è stata volutamente dimenticata e a breve capirete il perché. Prima di raccontarvi la fiaba, vi ricordo che un progetto come quello di Vanilla, che parla di storia, cultura e anche folklore, si regge in piedi solo se ci sono tanti nuovi iscritti ogni giorno. Quindi chiedo alla metà di voi che sta guardando questo video e non è iscritta di cliccare sul tasto iscriviti. A voi non costa nulla, ma per noi fa tutta la differenza del mondo. Grazie mille. La fiaba del bambino che giocò a fare il macellaio parla di un gruppo di bambini della città di Franeker, nella Frisia occidentale, quindi non in Germania, ma nei Paesi Bassi. Questi bambini hanno circa 5-6 anni, si legge nel racconto, giocano insieme e a un certo punto gli salta in mente di provare a fare i macellai. Viene scelto un bambino come effettivo macellaio, una bambina come cuoca e un terzo come maiale. Gli altri ragazzini si organizzano di conseguenza, immaginando di dover preparare le salsicce e altre squisitezze. Il punto però è che questi bambini non stanno fingendo, si sono realmente messi d'accordo nel fare i macellai, per cui, come concordato, il bambino designato come l'effettivo macellaio afferra quello scelto come il maiale, lo blocca e gli taglia la gola con un coltellino. Gli altri membri del gruppo proseguono con la cottura e le altre preparazioni come se nulla fosse, come se fosse tutto normale. Durante la carneficina, un consigliere di passaggio vede l'intera scena e ne rimane inorridito. Prende con sé il bambino macellaio e lo porta alla casa del capo, che subito fa riunire tutto il consiglio. Nella riunione, che non sa assolutamente come trattare il caso, il consigliere più anziano suggerisce la soluzione che mette d'accordo tutti. Mettiamo davanti al bambino una mela rossa e un fiorino renano. Se sceglie la mela, vuol dire che ha capito il vero valore delle cose. Se sceglie il fiorino, è avido e malvagio e va impiccato nella pubblica piazza. Il giudice accetta il consiglio e pone davanti al piccolo i due oggetti. Il bambino capisce che deve scegliere il frutto, prende la mela e così non viene punito. La riunione viene sciolta e nessuno paga per il delitto del bambino che impersonava il maiale. Se già questa versione sembra allucinante, l'altra versione della fiaba lo è ancora di più, praticamente assurda. Questa ve la leggo direttamente perché è breve. Un giorno un padre di famiglia macellò un maiale e i suoi bambini stettero a guardare. Nel pomeriggio poi si misero a giocare e uno disse al fratellino: «Tu sarai il maialino e io il macellaio». Prese un coltellaccio e glielo cacciò nel collo. La madre, che al piano di sopra stava facendo il bagno in un mastello all'ultimo nato, al sentire gli urli del bambino corse subito giù e, visto quel che era successo, gli tirò fuori il coltello dal collo, ma in preda alla collera lo ficcò nel cuore di quello che aveva fatto il macellaio.
Poi corse su a vedere cosa faceva il bimbo nel mastello. Nel frattempo era affogato. Tale fu allora l'angoscia della donna che si dette alla disperazione, non ascoltò le parole di conforto dei lavoranti e si impiccò. Così, quando il marito tornò dal campo ed ebbe visto tutto, tanto si afflisse che di lì a poco morì. Ora, questa fiaba è semplicemente pazzesca se la pensiamo con la mentalità moderna. Mi fa sorridere pensare a come la tratterebbero alla Disney se dovessero proporla in uno dei loro cartoni, altro che Biancaneve, i Sette Nani e la Regina Cattiva. I bambini della fiaba sono cinici, sono perfidi e sono anche astuti, perché nella prima versione scelgono la mela che conduce il macellaio alla salvezza. Mi vengono in mente quei ritratti medievali di bambini che li mostrano non belli in quanto infanti, ma piccoli e brutti, come fossero adulti informi. Nella seconda versione della fiaba, non solo il bambino è cinico e spietato, ma anche la madre dimostra tutta la sua stupidità, perché invece che lasciarne morire uno, ne ammazza altri due, oltre se stessa e il marito. Come è facile intuire, questi racconti rimangono solo nella prima versione delle fiabe del focolare, poi spariscono e vengono completamente dimenticati. Troppo forti anche per il pubblico ottocentesco. Anche allora c'era chi, come oggi con i videogiochi, si preoccupava dello spirito di emulazione dei bambini, come Achim von Arnim, uno scrittore tedesco del primo Ottocento, che disse che i bambini avrebbero potuto emulare gli eventi del racconto. Alla fine mi viene però naturale pensare di interpretare il significato del racconto, ciò che la tradizione folclorica ha voluto trasmettere. Del primo faccio un po' fatica a capire il significato pedagogico per i piccoli. Sembra quasi una fiaba con un avvertimento per gli adulti. State in guardia dei bambini, perché anche loro sanno essere spietati. Di questa lasciatemi un commento sotto con la vostra interpretazione, a me proprio sfugge. Della seconda fiaba mi sembra evidente lo scopo, mostrare l'inettitudine della moglie rispetto alla situazione, una chiara presa di posizione maschilista del racconto del tempo. Ma anche in questo caso potrei sbagliare, scrivetemi quello che ne pensate. Chissà poi se anche i fratelli avessero capito la metafora dietro i racconti, oppure gli sfuggisse. Forse anche per questo Willem decise di farli sparire dalla circolazione.